Ed ora vi raccontiamo la storia di una donna che ha girato il mondo, poi ha deciso di tornare nella sua terra, in Molise, la terra dei suoi nonni, dove seguirà i vigneti, gli oliveti, scusatemi, e anche coltiverà anche erbe aromatiche. Lei si chiama Laura e la storia ce la racconta Cecilia Tosi. Ha girato il mondo, fatto la parrucchiera a New York, la programmatrice a Miami, l'assistente di un poligono di tiro in Venezuela e la volontaria alle Cayman per salvare le iguane blu. Per poi trovare la sua dimensione in Molise, dove ha recuperato la terra degli avi e si è inventata una nuova impresa che unisce il frutto degli olivi secolari con le erbe officinali della tradizione. Laura Casolino si è trasferita tra Campomarino e Porto Cannone nel 2015 insieme al marito inglese Douglas, conosciuto alle Cayman, cuoco e progettista di esterni. È cresciuta a Udine, ma suo nonno era molisano e solo qui sembra aver trovato una base dove fermarsi, al contrario di altri periodi passati in Italia. Anche lì poi ho girato il mondo, Norvegia, Messico, Germania, appunto per insegnare l'utilizzo di questo software. Salvia, aloe, lavanda e poi dragoncello, peperoncino e tutte le erbe tipiche di questa terra. Laura e Douglas stanno sperimentando la coltivazione di queste piante in un piccolo appezzamento dove vorrebbero far sorgere il loro laboratorio. Utilizzare il più possibile la biodiversità naturale che c'è in Molise, che questa regione offre talmente tanto. Sotto gli uliveti di nonno abbiamo trovato tante erbe officinali spontanee e il nostro pensiero è appunto stato di combinare insieme le olive e le erbe officinali. Oli aromatizzati, composte, marmellate. Il cuore della loro attività sono gli olivi, ereditati da quel nonno che a 2 anni fece salire Laura sul trattore, facendo scattare un amore che non si è mai spento. Quando siamo arrivati abbiamo trovato ogni tipo di vegetazione tra gli ulivi, cresciuti in modo disordinato, come se fosse una fitta giungla. Ma poi la tranquillità e la bellezza della terra, la maestosità degli alberi di olivo che resistevano soprattutto mi hanno convinto che potevo trovare una casa e una vita qui. Le difficoltà per Laura e Douglas non mancano, in primis quelle burocratiche, dall'odissea per l'allaccio della luce alle 1000 proroghe dei programmi di sviluppo rurale, da quali si aspettano dei finanziamenti. Ma intanto un primo sogno si è realizzato: tornare a cavalcare il trattore del nonno.